Bitcoin è un progetto open source, ovvero tutti i codici, tutte le regole, il funzionamento del network è di dominio pubblico. Possiamo leggere il codice, possiamo analizzarlo, possiamo modificarlo correggendo dei bug, lo possiamo copiare, lo possiamo modificare, crearne ovviamente anche delle copie, una nostra copia con le nostre modifiche che naturalmente non andrà a far parte nel network vero e proprio di Bitcoin, e poi nei prossimi video andremo anche a vedere questo concetto. Comunque di base è un protocollo open source alla portata di tutti. Lo possiamo paragonare ai giorni nostri come il sistema operativo di Linux, che anche Linux è un progetto open source. Il protocollo Bitcoin è un protocollo di tutti, ma che in realtà non è di proprietà di nessuno. Però qualcuno lo deve aver creato, perché un protocollo di codici e regole, tra altre cose molto complesse per far funzionare tutto il network, non si crea da solo, qualcuno deve averlo creato. Deve aver creato il primo protocollo, deve aver creato la prima versione, la prima release, e deve averla resa disponibile all'interno del network. Ed è proprio questo che andremo a vedere oggi in questo video. Il primo avvio di Bitcoin è il suo white paper. Una mailing list dedicata alla crittografia, mailing list dove poi erano iscritti anche il gruppo che ha lavorato su Bitcoin, un gruppo che ha un'ideologia legata alla crittografia, alla decentralizzazione del potere economico, ovvero i cypherpunk. Tutti questi concetti poi li andremo a vedere nei prossimi video, quindi non vi preoccupate se non capite alcune terminologie e non sapete chi sono i personaggi che magari vado a nominare in questo video. Li vedremo piano piano. Allora, come potete vedere dalla schermata, il 31 ottobre del 2008, Satoshi Nakamoto, lo pseudonimo che utilizza il creatore di Bitcoin, oppure lo pseudonimo che utilizza il collettivo alle spalle di Bitcoin, perché ancora ad oggi non riusciamo a conoscere la vera identità di Satoshi Nakamoto, quindi non sappiamo con certezza se Satoshi Nakamoto era una persona sola oppure se era un collettivo di più persone. Ci sono diverse teorie sull'identità di Satoshi Nakamoto che poi vedremo nei prossimi approfondimenti, e anche tante teorie sulle date che vengono annunciati alcuni tipi di documenti, alcuni tipi di affermazioni. Ad esempio il 31 ottobre 2008, ovviamente che cos'è? Il 31 ottobre è Halloween, per l'America il giorno delle maschere. Per alcuni è una coincidenza, per altri invece può essere una ricorrenza che viene utilizzata da Nakamoto per fingersi qualcun altro. Questo perché? Perché Satoshi Nakamoto non è il vero nome dell'ideatore di Bitcoin, quindi utilizzare il 31 ottobre, il giorno di Halloween, dove tutte le persone si fingono qualcun altro con delle maschere, potrebbe essere questa la ragione per Satoshi di aver pubblicato il white paper proprio il 31 ottobre del 2008. Ma cosa dice questa email? Sto lavorando su un nuovo sistema di cassa elettronico che è completamente peer-to-peer e senza terza parti fidate. Il documento è disponibile e mette anche l'indirizzo con la possibilità di scaricare il PDF. Le proprietà principali sono: la doppia spesa viene impedita con una rete peer-to-peer, non mente e non ha altre parti fidate. I partecipanti possono essere anonimi, le nuove monete sono realizzate con prove di lavoro, quindi la proof of work, in stile Hashcash. Il proof of work per la nuova generazione di moneta alimenta anche la rete per evitare la doppia spesa. Bitcoin, un sistema di cassa elettronico peer-to-peer. Astratto, una versione completamente peer-to-peer del denaro elettronico consentirebbe l'invio di pagamenti online direttamente da un'altra parte all'altra senza gli oneri di passare attraverso un istituto finanziario. Il 3 gennaio 2009 alle ore 6:15 p.m. UTC viene creato il blocco Genesi, il primo blocco. È da notare un fatto particolare che nella Coinbase Data contiene una citazione di un giornale inglese. Il giornale era The Times, e questo commento molti lo considerano come per appunto un commento politico sul fallimento del sistema finanziario. The Times, 3 gennaio 2009. Cancelliere, siamo davanti al secondo piano per il salvataggio delle banche. Questo messaggio può lasciare diverse interpretazioni, però chi conosce la storia di quel periodo sa benissimo che si stava trovando davanti a una delle crisi finanziarie più grandi dopo quella del 1929.
Infatti nel 2008, a causa della crisi che è stata scatenata dai mutui subprime, furono le banche ad essere salvate nuovamente con i soldi pubblici, con i soldi delle persone, mentre in un mondo ideale dovrebbero essere le banche a salvare le persone e non il contrario. Ancora una volta le banche hanno tradito le fiducia delle persone e addirittura le persone con i loro fondi, con i soldi pubblici, hanno dovuto salvare il sistema bancario. Satoshi Nakamoto in quel messaggio voleva porre alla luce uno dei più grandi problemi che cerca poi di risolvere la decentralizzazione e soprattutto Bitcoin, ovvero la fiducia tra gli esseri umani, ovvero la fiducia tra le persone e gli istituti finanziari. Bitcoin nasce quindi nel pieno di una crisi finanziaria, con questo messaggio di speranza dove la decentralizzazione diventa così la soluzione dell'attuale sistema finanziario che è caratterizzato da una centralizzazione dove pochi e grandi player vanno a creare o addirittura modificano le sorti del mondo a loro piacimento, e la tecnologia blockchain che va a cercare di eliminare tutte quelle inefficienze del sistema finanziario. Viene creato un registro pubblico dove annotare qualsiasi tipo di dato che sia condiviso e completamente sicuro e soprattutto decentralizzato, quindi tutti possono andare a verificare tutte le singole transazioni che avvengono in qualsiasi parte del mondo, cosa che fino ad oggi era impensabile. Nessun player finanziario mostra i suoi registri pubblici, nessuna persona ad oggi sa come viene movimentato il denaro di una banca, dove vengono movimentati i nostri soldi, e tramite la decentralizzazione, la blockchain, Bitcoin, si va a cercare di ricreare quel denaro sano, si va a cercare di ricreare quella fiducia che stanno perdendo le persone verso la finanza classica. Il 3 gennaio viene considerato come il compleanno di Bitcoin perché va a rappresentare la nascita ufficiale del network. Anche se in realtà il 3 gennaio Satoshi ha minato il blocco Genesi, o conosciuto come blocco 0. È una curiosità: a differenza dei blocchi che vennero creati successivamente, quindi dal blocco 1 in poi, la ricompensa del blocco Genesi non poteva e non può essere spesa, in quanto solo i bitcoin che vengono minati pubblicamente potevano essere trasferiti. Il blocco 1 venne minato il 9 gennaio, dando realmente il via al network di Bitcoin. E questo è stato reso possibile anche con l'aiuto di una seconda persona. 9 gennaio 2009, tramite la solita mailing list crittografica, Satoshi Nakamoto annuncia la prima versione di Bitcoin, una nuova moneta elettronica che utilizza una rete peer-to-peer e evita la doppia spesa, completamente decentralizzata, senza server e senza autorità centrale, con una supply circolante, una tiratura totale che sarà di 21 milioni di monete. Sarà distribuita ai nodi di rete quando creeranno dei blocchi, con l'importo dimezzato ogni 4 anni. Quando si esaurisce, il sistema può sopportare le commissioni di transazione se necessario. Si basa sulla concorrenza del mercato aperto e ci sarà probabilmente sempre nodi disposti a elaborare le transazioni. La versione 1 di Bitcoin era compatibile solamente col sistema operativo di Windows e successivamente con la versione 2.0 venne reso disponibile anche per il supporto di Linux. In risposta più sotto vediamo una serie di email che poi si sono scambiati Satoshi Nakamoto e Hal Finney. Hal Finney fece i complimenti a Satoshi per la creazione di Bitcoin e fu il primo, oltre a Satoshi, a scaricare il protocollo Bitcoin, la versione 1. Da quel momento l'ingegnere Hal Finney scaricò il software di Bitcoin e assieme a Satoshi fu il primo ad avviare il network. Lavorò successivamente alla correzione di diversi bug e fu tra l'altro il primo a ricevere in assoluto la prima transazione di 10 Bitcoin. Ora, dopo aver fatto questa premessa di circa 10 minuti, andiamo a vedere che cosa dice il white paper di Bitcoin.
Bitcoin, un sistema di moneta elettronica peer-to-peer, Satoshi Nakamoto. Una versione puramente peer-to-peer di denaro elettronico permetterebbe di spendere direttamente pagamenti online da un'entità ad un'altra senza passare tramite un'istituzione finanziaria. Le firme digitali offrono una soluzione parziale al problema, ma i benefici principali sono persi se una terza persona di fiducia è ancora richiesta per prevenire la doppia spesa. Proponiamo una soluzione al problema della doppia spesa mediante l'utilizzo di una rete peer-to-peer. La rete stampa un marcatore temporale sulle transazioni facendo hashing sulle stesse e incantellandole in una catena di proof of work basata sugli hash, formando una registrazione che non può essere modificata senza rifare la proof of work. La catena più lunga non solo serve come prova della sequenza di eventi ai quali si è assistito, ma anche come prova che essa proviene dal gruppo più grande di potenza CPU. Fintanto che la maggior parte della potenza CPU è controllata dai nodi che non cooperano per attaccare la rete, questi genereranno la catena più lunga e supereranno gli utenti malintenzionati. La rete stessa richiede una struttura minimale. I messaggi sono trasmessi su base best effort e i nodi possono lasciare e ricongiungersi con la rete a loro piacimento, accettando la catena proof of work più lunga come prova di quello che è avvenuto mentre non erano presenti. Il commercio su internet fa affidamento quasi esclusivamente sulle istituzioni finanziarie che servono come terze parti di fiducia per elaborare i pagamenti elettronici. Nonostante il sistema funzioni abbastanza bene per la maggior parte delle transazioni, esso soffre ancora delle debolezze intrinseche di un modello basato sulla fiducia. Transazioni totalmente irreversibili non sono realmente possibili dal momento che le istituzioni finanziarie non possono evitare le dispute di mediazione. Il costo dell'intermediazione aumenta i costi di transazione, limitando la dimensione minima delle transazioni praticabili ed escludendo la possibilità di piccole transazioni occasionali, e c'è un costo più ampio collegato alla perdita della capacità di effettuare pagamenti irreversibili per quei servizi che non sono anch'essi irreversibili. Con la possibilità di reversibilità si diffonde la necessità di fiducia. I commercianti devono diffidare dei loro clienti, tormentandoli con la maggiore richiesta di informazione rispetto a quanto non sarebbe altrimenti necessario. Una certa percentuale di frodi è accettata come inevitabile. Tali costi e le incertezze di pagamento possono essere evitati utilizzando moneta fisica di persona, ma non esiste alcun meccanismo per effettuare pagamenti attraverso un mezzo di comunicazione senza entità di fiducia. È dunque necessario un sistema di pagamento elettronico basato sulla prova crittografica invece che sulla fiducia, che consenta a due controparti qualsiasi di negoziare direttamente tra loro senza la necessità di una terza parte di fiducia. Le transazioni, che sono computazionalmente impraticabili da invertire, proteggerebbero i venditori dalle frodi e meccanismi consuetudinari di deposito di garanzia potrebbero essere facilmente implementati per proteggere gli acquirenti. In questo lavoro proponiamo una soluzione al problema della doppia spesa utilizzando un server di marcatura temporale distribuito peer-to-peer per generare la prova computazionale dell'ordine cronologico delle transazioni. Il sistema è sicuro fintanto che i nodi onesti controllano collettivamente la CPU rispetto a qualsiasi gruppo collaborativo di nodi attaccanti. Le transazioni. Definiamo come valuta elettronica una catena di firma digitale. Ciascun proprietario trasferisce valuta al successivo firmando direttamente un hash delle transazioni precedenti e la chiave pubblica del proprietario successivo, aggiungendo le stesse alla fine della valuta. Colui che riceve un pagamento può verificare le firme digitali per validare la catena di proprietà. Il problema, naturalmente, è che il beneficiario non può verificare che ciascuno dei proprietari precedenti non abbia speso 2 volte lo stesso ammontare di valuta. Una soluzione comune è quella di introdurre un'autorità fiduciaria centrale, o zecca, che controlli tutte le transazioni. Dopo ogni transazione la moneta deve essere restituita alla zecca, la quale emette una nuova moneta, e si crede che solo le monete emesse direttamente dalla zecca non siano state spese 2 volte. Il problema di questa soluzione è che il destino di tutto il sistema monetario dipende dalla società che gestisce la zecca, e ogni transazione deve passare attraverso di essa, proprio come una banca. Abbiamo bisogno di un modo per far sì che il beneficiario sappia che i precedenti proprietari non abbiano firmato alcuna transazione precedente a quella che lo riguarda. Per i nostri scopi, la prima operazione è quella che conta
e non ci importa nulla dei tentativi successivi di doppia spesa. L'unico modo per confermare l'assenza di una transazione è di essere a conoscenza di tutte le transazioni. Nel modello basato sulla zecca, questa era a conoscenza di tutte le transazioni e decideva quale era avvenuta per prima. Per fare lo stesso, ma senza un'autorità di fiducia, le transazioni devono essere annunciate pubblicamente e abbiamo bisogno di un sistema attraverso il quale i partecipanti concordino su un singolo passato dell'ordine in cui esse sono state ricevute. Il beneficiario ha bisogno di una prova che al momento di ogni transazione la maggior parte dei nodi è d'accordo che essa è la prima ricevuta. Punto 3. Server di marcatura temporale. La soluzione proposta parte da un server di marcatura temporale. Un server di marcatura temporale agisce facendo hash di un blocco di oggetti in modo che siano marcati temporaneamente e poi pubblica l'hash, ad esempio su un quotidiano o su un post. Su Usenet la marcatura temporale prova ovviamente che i dati devono essere esistiti in quella determinata data, visto che sono finiti dall'hash. Ogni marcatura temporale comprende quella precedente del suo hash formando una vera e propria catena. Ogni marcatura temporale ovviamente rafforza quelle precedenti. La Proof of Work, punto 4. Per implementare un server di marcatura temporale distribuito su base peer-to-peer avremo bisogno di usare un sistema simile a quello di Hashcash di Adam Back, piuttosto che basarci sui messaggi di quotidiani. La Proof of Work comporta la ricerca di un valore che, una volta sottoposto ad hash, ad esempio lo SHA-256, restituisca un hash che inizia con un numero di 0 bit. Il lavoro medio richiesto è esponenzialmente proporzionale al numero di 0 bit richiesti per essere verificati eseguendo un unico hash. Per la nostra rete di marcatura temporale implementiamo la Proof of Work, incrementando un nonce nel blocco fino a quando è trovato un valore che dà all'hash del blocco di 0 bits necessari. Una volta che l'impegno della CPU è stato preso per soddisfare la Proof of Work, il blocco non può essere modificato senza rifare il lavoro, poiché i blocchi successivi sono incatenati dopo di esso. Il lavoro necessario per cambiare il blocco dovrebbe includere il rifacimento di tutti i blocchi successivi. La Proof of Work risolve anche il problema della determinazione della rappresentatività in un sistema di decisioni presa a maggioranza. Se la maggioranza fosse data sul principio un indirizzo IP, un voto, potrebbe essere sovvertita da chiunque fosse in grado di allocare molti IPS. La Proof of Work invece segue essenzialmente il principio una CPU, un voto. La decisione di maggioranza è rappresentata dalla catena più lunga su cui è stato speso il massimo sforzo Proof of Work. Se la maggioranza di una potenza della CPU è controllata da nodi onesti, la catena onesta crescerà più velocemente e supererà eventuali catene concorrenti. Per modificare un blocco passato, un utente malintenzionato dovrebbe rifare la Proof of Work del blocco e di tutti i blocchi successivi adesso per poi raggiungere e superare il lavoro dei nodi onesti. Mostreremo in seguito che la probabilità che un utente malintenzionato raggiunga il lavoro dei nodi onesti diminuisce in modo esponenziale a mano che vengono aggiunti i blocchi successivi. Per compensare all'aumento della velocità dell'hardware e il variare dell'interesse dei nodi operativi col tempo, la difficoltà Proof of Work è determinata da una media mobile che ha come obiettivo la creazione di un numero medio di blocchi ogni ora. Se i blocchi vengono generati troppo velocemente, la difficoltà aumenta. Punto 5. La rete. I passi per far girare la rete sono i seguenti. 1. Le nuove transazioni sono trasmesse a tutti i nodi. 2. Ogni nodo immagazzina le nuove transazioni di un blocco. 3. Ogni nodo lavora per trovare una proof of work difficile per il suo blocco. 4. Quando un nodo trova un proof of work trasmette il blocco a tutti gli altri nodi. 5. I nodi accettano il blocco se tutte le transazioni in esso sono valide e non sono già state spese. 6. I nodi esprimono l'accettazione del blocco mediante il tentativo di creare il prossimo blocco nella catena, utilizzando l'hash del blocco accettato come hash precedente. I nodi considerano sempre come corretta la catena più lunga e continueranno a lavorare per allungarla. Se due nodi trasmessono diverse versioni del blocco successivo contemporaneamente, alcuni nodi possono ricevere l'una o l'altra prima. In tal caso questi lavorano sul primo che hanno ricevuto, ma salvano l'altra ramificazione nel caso diventi più lunga. Questo impasse sarà risolto quando la proof of work successiva viene trovata e una delle ramificazioni viene più lunga. I nodi che stavano lavorando sull'altra ramificazione a quel punto si sposteranno su quella più lunga. Le trasmissioni delle nuove transazioni non devono necessariamente raggiungere tutti i nodi. Fintanto che raggiungono numerosi nodi non ci vorrà molto affinché vengano inserite in un blocco. Le trasmissioni dei blocchi
tollerano anche i messaggi troncati. Se un nodo non riceve un blocco, lo richiederà quando riceverà il blocco successivo e capirà di averne soltanto uno. Punto 6. L'incentivo. Per convenzione, la prima transazione in un blocco è una transazione speciale che conia una nuova moneta di proprietà del creatore del blocco. Questo fornisce un incentivo ai nodi affinché sostengano la rete e fornisce un modo per la distribuzione iniziale di monete in circolazione, dato che non vi è alcuna autorità centrale che possa emetterne. L'aggiunta costante di una data quantità di nuove monete analoga al processo dei minatori d'oro, che spendono risorse per incrementare la quantità di oro in circolazione. Nel nostro caso viene spesa potenza CPU e viene consumata energia elettrica. L'incentivo può essere anche finanziato con costi di transazione. Se il valore di uscita di una transazione è inferiore al suo valore di ingresso, la differenza è una tassa di transazione che viene aggiunta al valore di incentivazione del blocco contenente la transazione. Nel momento in cui sia entrato in circolazione un aumentare predeterminato di monete, l'incentivo può migrare interamente ai costi di transazione ed essere completamente privo di effetti inflazionari. L'incentivo può contribuire ad incoraggiare i nodi a rimanere onesti. Se un utente malintenzionato fosse avidamente in grado di assemblare più potenza CPU rispetto a tutti i nodi onesti, dovrebbe scegliere tra un utilizzo truffaldino, ritornando al mittente tutti i suoi pagamenti, o un utilizzo volto a coniare nuove monete. Dovrà necessariamente trovare più redditizio giocare secondo le regole, dato che tali regole lo favoriscono con più monete nuove di tutti gli altri messi insieme, piuttosto che minare la sicurezza del sistema e la validità della propria ricchezza. Punto 7. Rivendicazione spazio sul disco. Una volta che l'ultima transazione in una moneta è sepolta sotto un numero sufficiente di blocchi, le transazioni spese prima di essa possono essere tralasciate al fine di risparmiare spazio sul disco. Per facilitare ciò, senza rompere l'hash del blocco, le transazioni vengono sottoposte a un hash in un albero di Merkle, la cui sola radice è inclusa nell'hash del blocco. I vecchi blocchi possono a quel punto essere compattati mediante la rimozione di ramificazione dell'albero, non c'è bisogno di immagazzinare in memoria gli hash interni. La grandezza dell'intestazione di un blocco senza transazioni dovrebbe essere di circa 80 byte. Se supponiamo che i blocchi siano generati ogni 10 minuti, otteniamo 4,2 MB all'anno. Dato che nel 2008 sono in vendita computer con circa 2 GB di RAM e la legge di Moore predice una crescita di 1,2 GB per l'anno, lo spazio di archiviazione non dovrebbe rappresentare un problema, anche se le intestazioni dei blocchi devono essere immagazzinate in memoria. Punto 8. Verifica semplificata dei pagamenti. È possibile verificare i pagamenti senza far girare un nodo dell'intera rete. Un utente ha solo bisogno di conservare una copia delle intestazioni dei blocchi della catena Proof of Work più lunga, che può ottenere interrogando i nodi della rete finché è convinto di avere la catena più lunga e ottenere il ramo Merkle che collega la transazione di un blocco in cui è marcata temporalmente. L'utente non può controllare autonomamente la transazione, ma collegandola a un posto nella catena può vedere che un nodo di rete l'ha accettata. I blocchi aggiunti successivamente ad essa confermano ulteriormente che la rete l'ha accettata. Come tale, la verifica è affidabile fintanto che i nodi onesti controllano la rete, ma è più vulnerabile se la rete è sopraffatta da un utente malintenzionato. Mentre i nodi di rete sono in grado di verificare la transazione autonomamente, il metodo semplificato può essere ingannato da transazioni fabbricate da un utente malintenzionato fintanto che questi riesce a continuare a superare in potenza la rete. Una strategia per la protezione contro questo sarebbe accettare allarmi dei nodi di rete quando rilevano un blocco non valido, spingendo il software dell'utente a scaricare il blocco completo e le transazioni dubbie per confermare l'inconsistenza. Le aziende che ricevono pagamenti frequenti probabilmente vorrebbero ancora far girare i propri nodi per una sicurezza più indipendente e una verifica più veloce. Punto 9. Aggregare e suddividere valore. Anche se fosse possibile movimentare le monete individualmente, non sarebbe saggio effettuare una transazione separata per ogni centesimo coinvolto in un trasferimento. Per far sì che il valore possa essere aggregato e suddiviso, le transazioni contengono molteplici input ed output. Normalmente ci sarà un singolo input a partire da una grande transazione precedente, o più input che raggruppano quantità più piccole e al massimo 2 output, uno per il pagamento e uno per dare un eventuale resto al mittente. Notiamo a questo punto che il fan out, laddove una singola transazione dipende da molte altre e queste altre dipendono ancora da altrettante, non è un problema, non c'è mai bisogno di estrarre una copia completa della storia di una transazione. Punto 10. La privacy. Il modello bancario tradizionale consegue un certo livello di privacy, limitando l'accesso alle informazioni, alle parti coinvolte e alla terza controparte fiduciaria.
La necessità di annunciare pubblicamente tutte le transazioni preclude tale metodo, ma la privacy può essere ancora mantenuta rompendo il flusso di informazioni in un altro luogo, ovvero mantenendo anonime le chiavi pubbliche. Il pubblico può vedere che qualcuno sta inviando il 100 importo a qualcun altro, ma senza informazioni che collegano la transazione a un utente specifico. Questo è simile al livello di informazioni rilasciate dai mercati azionari, dove il tempo e la dimensione dei singoli scambi, il nastro, è reso pubblico, ma senza che si riveli l'identità delle controparti. Come ulteriore schema protettivo, una nuova copia di chiavi deve essere utilizzata per ogni singola transazione, in modo da impedire che essa sia ricondotta a un singolo proprietario. Qualche collegamento è ancora inevitabile nelle transazioni multi-input, che necessariamente rivelano che i loro input erano di proprietà dello stesso individuo. Il rischio è che, se il proprietario di una chiave fosse rivelato, si possa risalire alla transazione effettuata dallo stesso. Il punto 11 va a rappresentare i calcoli. Tralasciando questa parte, andiamo direttamente al punto successivo. Andiamo al punto 12, la conclusione. Abbiamo proposto un sistema per le transazioni elettroniche non basato sulla fiducia. Abbiamo iniziato con il framework abituale delle valute basate su firme digitali, che prevede un forte controllo sulla proprietà, ma incompleto, non avendo modo di prevenire la doppia spesa. Per risolvere questo problema abbiamo proposto una rete peer-to-peer che utilizza la proof of work per registrare una storia pubblica delle transazioni, la cui modifica diventa rapidamente computazionalmente impraticabile per un utente malintenzionato se i nodi onesti controllano la maggioranza della potenza CPU. La rete è robusta, nella sua semplicità non strutturata. I nodi lavorano tutti insieme, con poca coordinazione, non hanno bisogno di essere identificati dal momento in cui i messaggi non vengono istradati in qualche direzione particolare, ma vengono solo consegnati sulla base del best effort. I nodi possono lasciare e ricongiungersi con la rete a piacimento, accettando la catena proof of work come prova di quello che è successo mentre erano assenti. Essi votano con la loro potenza CPU, esprimendo la loro partecipazione di blocchi validi mediante il lavoro che compiono sulla loro estensione e respingendo i blocchi non validi tramite il rifiuto di lavorare sugli stessi. Tutte le regole e gli incentivi necessari possono essere applicati mediante questo meccanismo di consenso. Con questi 11 punti Satoshi ha dato il via a una delle rivoluzioni socio-economiche politiche dei nostri tempi. 11 punti che vanno a racchiudere l'ideologia di Satoshi e vanno a spiegare semplicemente il meccanismo di questa nuova moneta elettronica. Divenne ufficialmente una moneta elettronica avente una quotazione, quindi con possibilità di scambio con un valore sul mercato, ad ottobre del 2009, quando il primo exchange di Bitcoin, che si chiamava Liberty Standard, aveva definito un prezzo per 1309 Bitcoin al prezzo di $1. E il prezzo di Bitcoin è stato calcolato dividendo $1 per la quantità media di elettricità consumata da un computer in funzione per un anno intero, che era di 1331,5 kWh, moltiplicato per il costo medio residenziale dell'energia negli Stati Uniti dell'anno precedente, che era di 0,11 USD, diviso per 12 mesi, diviso per la quantità di Bitcoin generata da computer negli ultimi 30 giorni. Nei video successivi andremo a ripercorrere alcuni punti del white paper di Bitcoin spiegandone il funzionamento nel dettaglio. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video, vi invito per supportare il mio lavoro ad iscrivervi al canale, a commentare il video e a lasciarmi un like. Ci vediamo presto.